In questo video ti spiego quali sono i passi essenziali che devi fare se vuoi sostituire la tua vecchia caldaia con una nuova pompa di calore. Se sei interessato ai contenuti di questo canale ti invito ad iscriverti e cliccare sulla campanellina per non perdere i prossimi video. Nel seguito trovi i passi essenziali senza entrare troppo nei dettagli perché un video non sarebbe bastato. Sono considerazioni valide sia che parliamo di un appartamento, di una villa monofamiliare, di un condominio o di una palazzina uffici. È necessario fare un'analisi energetica e dei fabbisogni termici dell'abitazione. Significa che devi incaricare un termotecnico che valuterà le caratteristiche ed il grado di isolamento dell'involucro edilizio della tua abitazione, come le pareti, i sottotetti e le finestre. Ti chiederai perché sia così importante e perché tutto questo non sia necessario se installi semplicemente una nuova caldaia. Devi sapere che le caldaie, soprattutto quelle istantanee, vengono scelte in base alla potenza termica necessaria per produrre istantaneamente acqua calda sanitaria. Per questa ragione parliamo di caldaie con potenze che vanno dai 24 ai 35 kW, ma devi considerare che il fabbisogno termico di una villetta di 100 m2 con un minimo di isolamento ne richiede per il riscaldamento solo 7 o 8 kW. Un altro aspetto da non sottovalutare è che scegliere una caldaia da 24 kW piuttosto che una da 35 kW non comporta una spesa significativa, mentre per le pompe di calore non è la stessa cosa. I costi sono maggiori e soprattutto non producono acqua calda sanitaria in modo istantaneo, ma hanno sempre bisogno di un bollitore. Il risultato di questa analisi consente di capire il tipo di pompa di calore e la sua potenza ottimale. Il secondo passo è rilevare i terminali ambiente, per esempio i radiatori, al fine di stimare la potenza termica installata. Questa operazione consente di capire se sia necessario o meno aggiungere elementi oppure sostituire per esempio il radiatore con uno di dimensioni maggiori. Il terzo passo è rilevare la distribuzione dell'impianto, quindi la sezione delle tubazioni che alimentano i terminali in ambiente ed i circolatori, per quello che chiaramente è possibile vedere e desumere. Questo consente di capire come dimensionare il nuovo o i nuovi circolatori. Nella maggioranza dei casi è necessario anche modificare la distribuzione con l'aggiunta del separatore idraulico e l'accumulo termico. Il quarto passo è rilevare la termoregolazione presente per capire se sia necessario sostituirla con una nuova termoregolazione. È preferibile adottare una regolazione puntuale in ogni locale. Il quinto passo è adeguare l'impianto elettrico al nuovo generatore perché gli assorbimenti sono maggiori e la pompa di calore ed eventualmente il o i circolatori aggiuntivi hanno bisogno di protezioni elettriche dedicate. Si renderà necessario sicuramente creare un nuovo quadro elettrico a servizio della nuova pompa di calore, adeguare la protezione del quadro generale che prima era dedicata alla sola caldaia e aumentare la sezione del montante dal contatore elettrico al quadro generale. L'impianto esistente deve essere chiaramente già norma e dotato di dichiarazione di conformità. Cosa ne pensi? Scrivimi nei commenti. Siamo arrivati alla fine e spero che il video ti sia piaciuto. Ti invito ad iscriverti al canale e cliccare sulla campanellina per non perdere i prossimi video. Un caro saluto.